Quindi iniziamo e entriamo dentro l'ambiente dei fornitori, da cui ci potremo entrare molto rapidamente da qui, inserimento dati, anagrafica fornitori, oppure quindi diciamo in maniera orizzontale, oppure ci possiamo entrare in maniera verticale da qui, dal pannello comandi, da questi pulsanti principali, entriamo dentro l'ambiente dei fornitori e apriamo l'ambiente dell'anagrafica e quindi dell'inserimento dati. Qui vado a inserire i dati del fornitore, il nome del fornitore, l'indirizzo, tutti i suoi recapiti principali, perché poi vedremo che c'è un ambiente sotto, come sotto maschera, in cui si possono inserire infiniti recapiti in ordine a un fornitore, perché ovviamente non posso sapere quanti recapiti devo inserire a seconda di quanto è grossa l'azienda. E questi menu a tendina da cui io seleziono le voci, da qui seleziono la voce fornitore, da qui seleziono la voce comune, eccetera, sono incrementabili a vostro piacimento, nel senso che io quando dovrò inserire un nuovo fornitore che adesso non c'è, non farò altro che andare qui in più tendine dove trovo dei pulsanti appunto per incrementare le voci delle tendine. Quindi se voglio aggiungere una città, se voglio aggiungere un fornitore, posso andare qui e scrivere fornitore 6 e aggiungere anche il fornitore 7, eccetera. L'importante è che, come c'è scritto qui in nero, dopo aver chiuso questa finestra, aggiorni la maschera, altrimenti non trovo quella nuova voce nel menu a tendina. C'è il pulsante di aggiornamento, aggiorno la maschera e ora trovo il fornitore 6 e il fornitore 7. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le altre tendine incrementabili come i comuni, le province, gli stati, eccetera. Questo dipende da dove avete i fornitori. Quindi di default si apre l'ambiente di inserimento delle fatture, quindi qui andiamo nelle sottomaschere che sono tutte legate in maniera relazionale al fornitore che abbiamo visualizzato, quindi qui abbiamo il fornitore numero 1, se io vado a inserire le fatture il software me le lega automaticamente al fornitore numero 1, quindi devo fare attenzione ad aver selezionato il fornitore su cui voglio inserire le fatture. Se io volessi inserire le fatture sul fornitore numero 2, ora vabbè, al fornitore numero 2 ci posso arrivare tranquillamente da qui, ma se fossi al numero 100 e voglio tornare a inserire una fattura del fornitore numero 2, non faccio altro che posizionarmi qui sulla casella, sul campo del fornitore, cerco con il cannocchiale, scrivo fornitore numero 2, gli dico parte del campo perché non ho detto esattamente fornitore spazio 2, trova e lui mi troverà automaticamente il fornitore numero 2. Ora sì, posso inserire le fatture perché le sto inserendo in relazione al fornitore numero 2. Torniamo al numero 1 dove c'è qualche dato, quindi qui le fatture, data della fattura del fornitore, la data in cui la registriamo, il numero di registrazione e poi ovviamente le classiche cose della fattura, importi, IVA, eccetera. E ci sono tre possibilità, nel senso che se ci fosse una fattura con IVA, con aliquote IVA diverse, c'è la possibilità di mettere tre diverse aliquote IVA. Per ciascuna fattura poi possiamo andare a dettagliare le modalità di pagamento, quindi possiamo andare a scaglionare il pagamento, ovviamente se questo è stato concordato con il fornitore, possiamo andare a scaglionare i pagamenti della fattura o anche semplicemente andando a mettere tutto l'importo in una sola riga, ma con una scadenza, perché mettendo la scadenza qui, poi nell'ambiente di consultazione dati potremo trovare molto facilmente le scadenze di pagamento e quindi potremo andare anche a interrogare, come vedremo dopo, il software chiedendogli di farci vedere le scadenze di pagamento che abbiamo in questa settimana, quindi per range date. Prodotti e prezzi, quindi qui sempre in relazione al fornitore numero 1 possiamo inserire infiniti prodotti, quindi categoria, specifica, dettagli, anche qui metterete le vostre categorie qualora vogliate utilizzare questo software e sempre da qui posso andare a incrementare le categorie dei prodotti, posso andare a incrementare le specifiche dei prodotti, eccetera, eccetera. E facendo sempre aggiorna, poi me le ritroverò nelle tendine. E già da qui è possibile fare una ricerca, per esempio io posso cercare il fornitore numero 1 e vedere
tutta la lista dei prodotti che mi fornisce con i relativi prezzi e anche prezzi accessori, come può essere per esempio un costo di montaggio. Non potrete modificare nulla della struttura del gestionale, altrimenti poi magari si potrebbe fare confusione. Qua abbiamo anche le certificazioni dei prodotti, nel senso che in relazione ad un prodotto io posso inserire anche più certificazioni se quei prodotti fossero soggetti a certificazioni. Qui abbiamo i contatti e le coordinate bancarie. Dicevo prima, qui metto il telefono principale, il cellulare principale, eccetera, ma non so mai quanti telefoni mi farà comodo inserire in relazione a un fornitore e quando vedremo l'ambiente dei clienti, anche dei clienti. Quindi qui, questa è la comodità dei database relazionali, non devo andare a aggiungere una riga come nel foglio Excel. Qui posso inserire infiniti recapiti in relazione, in questo caso, al fornitore numero 1. Tutti i recapiti che io inserirò in questa tabellina, basta che qui ho individuato il fornitore esatto su cui voglio inserire i recapiti, come abbiamo visto prima, ne posso inserire infiniti, non c'è limite, così come le coordinate bancarie qualora il nostro fornitore lavori con più banche. Ovviamente se lavora solo con una banca ne metto soltanto una. E detto questo, andiamo a vedere l'ambiente di consultazione e di aggiornamento dei dati. Quindi qui essenzialmente poi vi farò vedere anche altri ambienti che si raggiungono dal pannello comandi principale, anche dagli ambienti generali di consultazione dati, e in relazione ai fornitori ci servirà essenzialmente di andare a vedere i dati sulle fatture passive, cioè quei dati che abbiamo messo qui, quindi tutte le scadenze di pagamento, e da questo ambiente appunto potremmo andare a vedere andare a interrogare il software, vedere tutte le scadenze di pagamento che abbiamo. Quindi per esempio, allora innanzitutto qua giù abbiamo dei dati generali. Qui se volessi andare a pagare un fornitore e mi servisse al volo di trovare le coordinate bancarie, io inserisco il nome del fornitore e mi tira fuori le coordinate bancarie. Se volessi telefonare al volo al fornitore, qui clicco sul telefono, scrivo il nome del fornitore e mi dà tutti i recapiti del fornitore, quindi tutti i recapiti che abbiamo messo in quella lista, quindi magari con i vari referenti aziendali. Questo è il cash flow esatto ad oggi, poi dopo vedremo l'ambiente del cash flow, e comunque questa è la nostra liquidità di cassa ad oggi, e da qui è possibile anche fare una simulazione del cash flow da oggi al giorno n, quindi vedere quale dovrebbe essere la liquidità di cassa al giorno n qualora io effettuassi tutti i pagamenti che devo effettuare, riscuotessi tutte le somme che devo incassare. Quindi qui posso andare a cercare le scadenze di pagamento per range date, come dicevo prima, quindi fammi vedere le scadenze di pagamento di questa settimana, posso andare a cercare le scadenze di pagamento per fornitore, posso andare a cercare le scadenze di pagamento per modalità di pagamento e range date, cioè fammi vedere non tutte le scadenze di pagamento, fammi vedere ora i bonifici che devo fare in questa settimana, fammi vedere le riba, fammi vedere i pagamenti che devo fare in contanti, che magari devo portare di persona a qualche fornitore. Oppure posso andare a vedere le scadenze per importo, fammi vedere le scadenze che in questa settimana ho per importi da 1000 a 2000 euro. E quindi da qui, questo vale per tutti gli ambienti di consultazione dati del gestionale, con i pulsanti verdi io faccio il quadro della situazione. Quindi proviamo fornitore numero 1, andiamo a dare un range date largo perché ora io non ricordo le date che ho inserito, 0101 2018, 01 31 12 2020. Ora ho messo 2 anni, ma potrei mettere anche 3 giorni per fare uscire fuori qualcosa. Allora, vediamo perché di dati ce ne sono veramente pochi. Allora, il nome del fornitore 1, 2018, 31 12 2020. Ecco, ci ha tirato fuori questa scadenza
il totale fattura 3.691, abbiamo in scadenza il 16 maggio di pagare 2.000 euro con una riba che ci aveva concesso il fornitore di pagarla 90 giorni fine mese. Come vedete qui c'è la negatività, cioè pagata no, quindi perché qui abbiamo solo le cose non pagate. Lo stesso se volessi fare per modalità di pagamento, per importo, eccetera. Andiamo a vedere i prodotti e i servizi, quindi qui già potevamo vedere qualcosa dalla maschera, anzi queste tre tabelline sono proprio quelle che si aprono dalla maschera. Vado a cercare i prodotti con i relativi prezzi base e anche eventualmente quelli accessori per fornitore, per categoria prodotto, per specifica prodotto. E poi qui posso anche, senza tornare nella maschera, qualora volessi fare un aggiornamento, io posso andare a dire fammi vedere i prodotti del fornitore numero 1 perché voglio aggiornare questo prezzo. Il prezzo a metro quadro non è più 2, è passato a 2,50. Ecco, ho aggiornato il... Ovviamente se dovessi rientrare nella maschera su quel fornitore troverò il prezzo aggiornato. E dicevo, vi volevo far vedere anche un altro ambiente, nel senso che qui abbiamo l'ambiente fornitori, l'ambiente clienti e poi abbiamo un ambiente un po' riassuntivo dei fornitori e dei clienti, dove possiamo andare a inserire le fatture attive e passive, tornando all'ambiente di inserimento dati delle anagrafiche fornitori e clienti. Possiamo vedere lo storico delle fatture attive e delle fatture passive, delle fatture attive, poi come vedremo nel tutorial delle fatture attive potremo vedere anche lo stato della fatturazione. Da qui possiamo vedere il saldo IVA, nel senso che inseriremo l'IVA a debito e l'IVA a credito da una certa data a un'altra data. Essenzialmente questa sarà una cosa che magari la faremo dal 1 gennaio ad oggi, al giorno in cui facciamo l'interrogazione, e vedremo quello che è il saldo dell'IVA, se è più l'IVA a debito o se è più l'IVA a credito. Poi c'è questo ambiente, io vado ora rapidamente, non apro le maschere, altrimenti sarei troppo lungo. Apriamo questo ambiente del cash flow, quindi qui c'è la liquidità di cassa. Io innanzitutto inserisco la liquidità di cassa iniziale nel momento in cui inizio a utilizzare il software, che ora io ho messo in 1 centesimo di euro. Qui poi nell'ambiente fatture attive e fatture passive inserisco le fatture, ma poi ci sono anche entrate diverse dalle fatture. Per esempio in un'azienda un pochino più strutturata può essere la vendita di un immobile, uscite diverse, pago una rata del mutuo che non è una fattura, quindi entrate diverse dalle fatture, qui inserisco tutte le entrate diverse dalle fatture e qui da questa icona del calendario posso andare a vedere lo storico delle entrate diverse dalle fatture, quindi metto l'anno di riferimento e mi verrà la tabellina con tutto lo storico. Lo stesso dicasi per le uscite diverse dalle fatture, quindi anche qui mi viene una tabellina in cui posso inserire i dati. Questo è il cash flow ad oggi che abbiamo già visto nell'ambiente di consultazione dati delle fatture passive e questo anche quello che abbiamo visto allo stesso modo di là, la simulazione del cash flow.